Buongiorno, bentrovati a questo nuovo filmato. Continuiamo con la nostra messa in tavola, il nostro disegno 2D e oggi affrontiamo le viste in dettaglio come primo argomento. Allora, ho già aperto un assieme, il solito assieme con le due ruote dentate e la campana della frizione, e ho già aperto un disegno secondo le norme europee in millimetri. Facciamo la nostra vista base, magari aumentiamo la scala. Dunque, qui abbiamo le linee nascoste su ok, quindi no, tutte quante le linee, vabbè, facciamo qualcosa che lo modifichiamo subito. Linea nascosta rimossa, ecco, questo volevo, ok. E andiamo a fare la nostra vista del dettaglio. Facciamo un dettaglio su queste ruote. Allora, il comando è molto semplice, si lancia da qui. Chiaramente chiede di scegliere una vista, ma ne abbiamo una sola, quindi scegliamo questa vista qui e poi vedete che si è già predisposto. Diamo un'occhiata un attimo alla nostra finestra con i comandi della vista di dettaglio. C'è una prima parte con l'etichetta della vista e la scala, sono le solite cose, lasciamo quello che la scala, lasciamo che si è presa in automatico una scala lui, 4 va benissimo. Vedete che è diversa dalla scala del disegno, è raddoppiato, quindi per fare questa vista di dettaglio, anche qui lo stile lasciamo quello che si è preso dalla vista principale, quindi la linea nascosta rimossa, e le parti nuove stanno qua sotto e sono la forma del delimitatore, quindi io posso fare una vista in dettaglio con forma, dettaglio con contorno circolare o con contorno rettangolare, associa delimitatore, che questo è comparso nel 2023 e 2024, questo comando qui, adesso vediamo che cosa serve. Comunque forma del ritaglio, cioè il contorno può essere irregolare o il contorno può essere continuo. Vedete che se il contorno è irregolare non si aprono questi due, se il contorno è regolare si aprono questi due. E questi due tra l'altro si aprono in questa maniera, cioè se io quando cambio da qui a qui si apre il visualizzazione del contorno. Se fleggo la visualizzazione del contorno si apre anche la possibilità di visualizzare la linea di connessione. Ok, scelte quindi questa situazione con forma del delimitatore circolare senza associazione, con forma regolare, visualizzando il contorno completo e la linea di connessione, vado nella mia vista, quindi qui ho fatto tutte le mie scelte, vado nella mia vista in cui voglio cercare un dettaglio, faccio notare che non ho associato il delimitatore, vado in questo punto, il dettaglio che mi interessa di questo dente, quindi in questo centro clicco, apro un'area circolare ovviamente, a cui lui ha già messo la lettera A, quando sono della grandezza che mi serve clicco ancora col sinistro e vado a portare la mia vista di dettaglio, che chiaramente risulta contornata come avevo chiesto, risulta con l'etichetta A la scala 4 a 1 e risulta collegata alla zona che ho scelto da questa linea. Bene, questa è senza l'uso di quel flag che è il delimitatore. Adesso vado a fare un nuovo disegno, nuovo, sempre ISO millimetri europeo, sempre lo stesso oggetto proiettato con scala anche qui 2 a 1, ok, giusta così, e vado a rifare la vista in dettaglio della stessa zona con gli stessi flag che devo chiaramente rimettere, e questa volta associando il delimitatore. Allora vado a selezionare questo punto qui più o meno come ho fatto prima, apro il mio cerchio dove voglio l'ingrandimento, clicco ancora col sinistro, vado a posizionare la posizione della vista. A questo punto state attenti perché qui non è del tutto a posto, è un comando nuovo. Vedete che se leggete qui sotto, qui, selezionare il punto di associazione del delimitatore. Allora, questo vuol dire, poi vedete che non è concluso il comando, c'è ancora quella freccetta con quel simbolino sotto.
che io vado ad associare a questa finestra un punto del mio assieme e posso andare, che ne so, ad associare per esempio questo spigolo qui piuttosto che questo spigolo, piuttosto che questo, eccetera, eccetera. Allora, associo questo spigolo qui del dente. Adesso il comando si è chiuso perché qui trovate pronto. Apparentemente non è cambiato assolutamente niente, affianca verticalmente, sono uguali, non c'è nessuna differenza fra i due. In realtà una differenza c'è e anche grossa. Se io vado nel mio assieme e prendo questa ruota e la sposto verso l'alto, allora questa ruota è la Clutch Gear 20 denti. Insert, questo qui spostiamola di 5 mm in alto, ok. Allora, aggiorno questo. Questo era senza l'associazione del delimitatore, questo è con l'associazione del delimitatore. Allora, essendo associato il delimitatore a un punto ben definito della ruota, spostando la ruota si è spostato l'ingrandimento del dettaglio, cioè la finestra circolare dove ho fatto il dettaglio, e chiaramente il dettaglio si è mantenuto su quello che mi interessava. Di qua dove non ho associato il delimitatore, questo cerchio qui di ingrandimento è rimasto nella posizione in cui l'avevo messo e spostandosi la ruota vado a fare un ingrandimento di una parte anche della frizione sotto, della campana sotto, che non mi interessava di ingrandire. Quindi in realtà che cosa è successo? Che non avendo associazioni con l'oggetto da ingrandire, con la parte da ingrandire, qui è rimasto fermo e ha ingrandito quello che dopo lo spostamento ha trovato sotto. Questo vuol dire che se io volevo un ingrandimento delle denti della ruota e non l'ho associato, adesso devo andare qua dentro, poco male perché si modifica velocemente, cioè si prende questo, si prende il centro e si sposta, però vuol dire che devo agire manualmente per aggiornarlo. Quindi qui c'era associato il delimitatore, qui no, qui ho dovuto, per mantenere l'ingrandimento della ruota, che era quello dei denti della ruota, che era quello che mi interessava, sono dovuto intervenire manualmente. Queste sono le viste di dettaglio. Perdonatemi l'esempio che è un po' banale, perché in realtà io ho spostato una ruota che non era da spostare, era da lasciare lì, ma è per farvi capire il concetto di associazione del delimitatore, avendo a disposizione questo assieme senza andarmi a cercare degli assiemi particolari. Quindi se c'è un movimento di una parte che sono andato a ingrandire in un assieme, quel movimento lì non viene usato per aggiornare la vista di ingrandimento a meno che non ci sia l'associazione. Questo è il concetto. Ripeto, questo comando è stato introdotto nel 2324. Prossimo passo sono le viste sovrapposte, per le quali dovrò andare ad aprire un nuovo assieme e aprirò l'assieme della base motore che sta sul filmato di presentazione del canale. E questo è il modello dell'assieme che useremo per le viste sovrapposte. Una breve presentazione non di come è fatto, ma di stati modello e rappresentazioni che sono presenti al suo interno. Allora, cominciamo con gli stati modello. Ce ne sono due. C'è uno stato modello primario, che è quello con tutti i componenti visibili e in questa posizione, e c'è uno stato modello supporti e staffe, dove sono visibili solo le staffe con i loro supporti, chiaramente nella posizione in cui si trovano. Poi c'è le posizioni sono 4, torniamo al primario ovviamente, le posizioni sono 4, c'è questa posizione, c'è una posizione primaria, questa c'è sempre, che corrisponde con quella che vedete, c'è una posizione 1 che corrisponde alla primaria, leggermente, le staffe sono leggermente più in verticale. Quelle che sono interessanti sono la posizione 2, dove le staffe sono centrali
però accostate l'una all'altra davanti, la posizione 3 dove le staffe sono ancora accostate centrali ma tutte indietro, l'albero è completamente nella posizione dietro, e poi c'è la posizione 4 in cui sono fra di loro agli estremi, una a sinistra e una a destra, sono indietro come posizione dell'asse e sono tutte inclinate verso il basso. Quindi 4 posizioni più quella primaria, questa, questa, questa e questa, e a ognuna di queste posizioni poi posso associare un'altra vista differente che è supporti e staffe nella posizione 4, nella posizione 3, nella posizione 2 e nella posizione 1. Allora rimettiamo il primario, andiamo a fare il nostro disegno nuovo ISO millimetri europeo. Allora faccio una vista base e parto. Allora è un assieme abbastanza complesso, eviterei di fare tante viste, ne basta una, basta la vista base in astrometria per far vedere come sono fatte le viste sovrapposte. E questa vista base in astrometria la facciamo un po' più grossa, vediamo se 1 a 3 ci sta, direi di sì, e quindi la chiudiamo così. Chiaramente la chiudiamo nella posizione di stato modello primario e vista di posizione primario. Vediamo l'ok. Facciamo la prima vista sovrapposta. Allora lancio il comando, mi chiede di selezionare la vista, ovviamente è questa su cui faccio la sovrapposta, e a questo punto si apre questo pannello per le viste sovrapposte dove vado a scegliere che stato modello farò vedere nella vista sovrapposta. Direi di far vedere supporti e staffe soltanto, e poi di scegliere una posizione in cui farla vedere. Allora è chiara una cosa, che se io qui lascio primario e primario, la vista sovrapposta è la stessa vista che ho già sullo schermo, per cui non mi serve assolutamente farlo. Quello che voglio far vedere, quello a cui servono le viste sovrapposte, è quello di far vedere questo assieme in posizioni delle parti che si muovono differenti da quelle in cui è stato riprodotto nella prima vista che ho fatto, nella vista base, in questo caso astrometrica. Allora qui io vado a scegliere uno stato modello di solo supporti e staffe, in maniera da non avere tutto il resto della parte, tutte le parti di collegamento e tutte le parti fisse ripetute, quindi di non rivedere l'albero, di non rivedere la base, di non rivedere tutte le varie viti, e vado a scegliere in una posizione differente perché altrimenti sarebbe ancora questa, e vado a scegliere la posizione 4. Quindi vado nel stato modello supporti e staffe e nella vista di posizione la vista di posizione 4. Qui posso lasciare il nome posizione 4 oppure andarglielo a dare. Qui posso decidere di vedere gli spigoli tangenti o le geometrie di lavoro oppure no perché confonderebbero le idee. Qui posso decidere di cambiare lo stile, non lo faccio. Qui posso decidere di gestire i layer in maniera differente da quelli che vengono gestiti automaticamente da Inventor. Non abbiamo mai parlato di layer, non tocco niente. Do l'ok e quello che risulta è la vista dei supporti e delle staffe, solo dei supporti e delle staffe, perché questo è stato lo stato modello scelto, in una posizione 4, nella posizione tutti indietro, separate e anche loro abbassate. Posso aggiungere una seconda vista di sovrapposta, posso aggiungere quante ne voglio, lo facciamo tanto per vedere come si fa, ma poi direi che l'esempio potrebbe fermarsi qua. Comunque ho rilanciato il comando, ho riscelto questa vista per fare le viste sovrapposte, stato modello, supporti e staffe, posizione, la 1 ce l'abbiamo, la 4 ce l'abbiamo, scegliamo la posizione 3. Qui abbiamo già detto tutto, diamo l'ok e sono, appunto, poi si confonde il disegno, sono indietro, centrali e alzate. Direi che aggiunge poco, anche aggiunge molta confusione, per cui questa vista di posizione 3 assieme a base motore la eliminiamo. Eliminiamo la vista di posizione 3 e siamo tornati alla vista originale, la vista base astrometrica, e una vista di posizione
di un modello, di uno stato di un modello diverso da quello della vista base, e in una posizione è differente, la posizione diciamo di movimento estrema, quando ha fatto tutti i suoi movimenti sia di scorrimento sulle guide sia di orientamento della staffa. Queste sono le viste di posizione. Ora chiaramente l'abbiamo fatto su una vista base, ma potevo farlo velocemente. Nuovo, ISO, base, questa, ok, proiettata, ok, diamo l'ok, sovrapposta di questa, sempre per supporti e staffe, e vediamo di metterlo nella posizione 4, ok. E qui è anche questo abbastanza chiaro, quindi non l'ho più fatta sulla vista base, l'ho fatta su una vista proiettata, ma valgono le stesse identiche cose. Ovviamente questa è diversa da questa come vista sovrapposta, ma è stata ottenuta questa sulla vista base assonometrica e questa su una vista proiettata ortogonale, proiezione ortogonale. Beh, avrete notato che nel fare le viste sovrapposte, per esempio di questa, adesso non mi interessa farla, oltre allo stato modello e alla vista di posizione ci si può giocare anche i parametri della vista di disegno. Ha poco senso però fare un mestiere del genere, usare questo, perché in realtà la sovrapposta va su una vista che è già stata stabilita. E quindi è inutile andare a mettere questo qua dentro, a mettersi qua dentro, perché qua dentro alla fine della fiera uno fa riferimento a delle viste dell'assieme, quando però qui sono già state fatte delle inquadrature. Infatti non capisco perché sta dentro, ma comunque vabbè, per dovere di completezza di spiegazione devo dirvi anche questo. Io comunque quando faccio viste sovrapposte me la gioco con lo stato modello, che è molto importante, perché faccio uno stato modello con solo le parti che si muovono, come avete visto in questo esempio, e poi me la gioco con le viste di posizione, facendo magari una o più viste sovrapposte, magari più proiezioni con ognuna con una sua vista sovrapposta per far vedere il movimento. Comunque questo dipende dal tipo d'assieme. E questo è tutto sulle viste sovrapposte, molto comode, ripeto, non tanto nella proiezione, nella messa in tavola di file di parti, quanto nella messa in tavola di assiemi con componenti mobili, in cui voglio far vedere posizioni limite del movimento delle componenti mobili rispetto a quelle parti fisse dell'assieme. Come prossimo argomento in questo filmato abbiamo le viste senza modello. Qui non c'è molto da dire. Allora proviamo a lanciare il comando. Compare questo menu dove c'è la scala da indicare, e in questo caso è da indicare perché non essendo agganciato al modello dobbiamo dargli la sua scala. Normalmente si lascia 1 a 1 e poi c'è un identificatore, qui si chiama bozza di default, se no uno va qua dentro e fa quello che deve fare. Dato l'ok siamo pronti a disegnare sull'intero foglio. Qui viene presentato il menu dello schizzo, lo schizzo che vogliamo aggiungere. Dopo disegnato lo schizzo, ovviamente c'è da fare le solite operazioni sullo schizzo, ma non le sto a ripetere qui. Sto disegnando un rettangolo, quindi è esattamente le stesse cose che andremo a fare nello schizzo del file di parte. E una volta finito 4 quote necessarie, occorre ovviamente dire quanti sono i lati, le 2 dimensioni, 2 quote necessarie e come sta posizionato. Tenete presente però che qui non si riesce a proiettare niente della geometria che c'è intorno. Normalmente per posizionarlo, una volta che è finito, si prende un punto e lo si blocca, cosa che assolutamente non bisogna fare, poi tra l'altro non l'ho fatto. Questo punto, ok, perfetto, completamente vincolato. Quindi questo schizzo qui sotto il nome di bozza è presente, quando io termino il comando rimane lì. Ovviamente qui ho la stessa gestione, posso spegnerlo, sopprimerlo e fare quel che voglio. Volevo far vedere un'ultima cosa, perché con questi schizzi bozza
diciamo questi schizzi senza disegno. Adesso torno indietro, lo elimino del tutto. Allora aspettate, fine, elimina. È possibile importare dei disegni di AutoCAD, e sull'import dei disegni di AutoCAD una sola cosa. Allora rilanciamo un senza modello, lasciamo bozza scala 1:1, ok. Prima di chiudere lo schizzo o di disegnare, se voglio importare, mi riferisco a questo comando inserisci ACAD e vado a scegliere un disegno. Io mi sono preparato questo disegno importa, che è un banalissimo rettangolo con 2 cerchi. Allora lo portiamo dentro, sì. Ok, dopo un po' compare questa finestra in cui posso scegliere di portare dentro per layer solo le entità che stanno su un certo layer. In questo caso io questo disegno l'ho fatto senza layer, con solo il layer 0, quindi se tolgo questo flag non c'è più niente. Se tolgo def point non cambia niente. Quindi lascio questi flaggati, vado avanti e ho tutto un menu di cose da fare, di cose da scegliere. Allora, se porto dentro un disegno 3D mi si accende questo, se porto dentro un disegno 2D con cartiglie e roba del genere, quindi uno skit, non un disegno di AutoCAD ma una messa in tavola di AutoCAD, mi si accende questo e posso scegliere che cosa portare dentro oppure no. Se invece sono con un disegno come quello che ho appena fatto, ho questa parte di opzioni che praticamente mi permettono di scegliere le unità di misura, unità rilevate in millimetri e lascio millimetri, e questa è interessante, vincola punti finali o non vincola punti finali. Lascio il flag e faccio una prima importazione. L'oggetto è questo e vedete che tutti i punti sono collegati. Allora, se io tiro questa riga si porta dietro tutto. Ovviamente ci sono 10 quote necessarie perché non abbiamo niente definito sull'orizzontalità di questa linea, la perpendicolarità dei vari segmenti, il raggio di questo cerchio e di quest'altro cerchio, quindi è tutto da definire. Ma quello che mi interessa, fine indietro, è farvi vedere che se io rifaccio l'importazione, quindi ACAD di questo file, ok, stessi layer avanti, senza il vincolo dei punti finali, fine, se tiro questa linea, innanzitutto notate che non ci sono più quei puntini, vuol dire che cosa? Che tutti questi oggetti sono a sé stanti, quindi li posso spostare senza colpo ferire, quindi in pratica se si importa senza vincoli si distrugge, o meglio si mette in situazione di precarietà la figura che si porta dentro. Dopodiché ci sono altre opzioni che possiamo andare a vedere. Allora rifaccio una senza modello, ok, rifaccio un'importazione, l'importo disegno, quel disegno che avevo preparato, sì, e allora vabbè, tutti i layer, questo abbiamo già visto, l'unità lascio queste, vincolo i punti finali e applico dei vincoli geometrici, cioè in più faccio questa, flaggo questa qui. Questo non importo vincoli parametrici, ma l'oggetto non c'è niente di parametrico, per cui è inutile che lo metto, e questo esempio non ve lo farò vedere. Allora vediamo invece applica vincoli geometrici, fine. L'oggetto viene importato e ha 6 gradi di libertà. Che cosa vuol dire che ha 6 gradi di libertà? Mi ricordate prima quando l'abbiamo importato senza i vincoli geometrici ma con l'aggiunta dei vincoli aveva 10 gradi di libertà? Vuol dire che 4 gradi di libertà se i 4 vincoli geometrici li ha messi lui. Allora se vogliamo vedere quale ha messo possiamo fare in questa maniera. Ecco, qui ha messo un parallelismo fra queste due, un'uguaglianza fra questa circonferenza e immagino quella sotto perché diventa rossa anche se non si vede, una perpendicolarità e ce ne deve essere uno da qualche altra parte, eccola qui un'altra perpendicolarità. Quindi perché ne ha messi 4 e non tutti e 10? Chiaramente ha fatto le sue pensate e ha trovato solo quelli.
In realtà qui mancano anche delle dimensioni, per cui probabilmente mettendo le dimensioni non dico che va a zero, ma quasi. Comunque l'importante è che l'oggetto portato dentro in questa maniera non si distrugge, cioè io posso spostare, prendere un oggetto, una parte dell'oggetto, trascinarla e l'oggetto stesso non si scompone. Ultimo argomento, le viste interrotte. Allora, per affrontare questo argomento, come da questo esempio, ho bisogno di un pezzo con una dimensione preponderante rispetto alle altre. Guardate l'esempio che compare nell'Help di Inventor. Quindi vado ad aprire un nuovo disegno, apri, quindi un file di parte, scusate, e questo file di parte è questo connecting rod, questo asse di connessione, ok, eccolo qua, è fuori la zona di progetto, ma lo carichiamo ugualmente e andiamo a farci il nostro disegno. Allora, ISO millimetri europeo e facciamo una prima vista, una vista base. Allora, faccio tante viste base perché sono tante le opzioni del comando interrompi e quindi per farvele vedere più o meno tutto ho bisogno di tante viste. Qui interrompo, rifaccio un'altra vista base, almeno vedete anche un misuso del disegno, ok, ne faccio un'altra, sempre di vista base, 3 sicuro mi serviranno, poi vediamo se me ne servono altre, ne farò altre. Ok, e cominciamo. Allora, questa è la vista interrotta. La vista interrotta cosa fa? Accorcia una parte della vista che io seleziono, una parte che non è ritenuta significativa, per esempio da qui a qui non c'è nessun cambiamento di sezione di questo oggetto, per cui è inutile starla a proiettare tutta, potrei tranquillamente raccogliere tutto questo pezzo qui in pochissimi millimetri di proiezione mettendo un simbolo di interruzione e questo è quello che fa la vista interrotta. Allora, lanciato il comando selezionare una vista, selezioniamo questa e compare questa finestra. Questa finestra ha 1, 2, 3, 4, diciamo 4 zone di parametri. Allora, cominciamo da questo stile. Lo stile può essere o un completamente frastagliato o una frastagliatura solo centrale. Tra l'altro con una certa quantità di simboli che può andare da 1, 3 più su di 3 non va, a 3. Allora adesso è attivo questo, se attivo questo spariscono la possibilità di mettere quei simboli perché questi sono solo simboli che esistono nel momento in cui faccio una spaccatura con questo stile. Allora cominciamo da questo senza simboli. Ci sono altri parametri che sono l'orientamento, ovviamente l'orientamento è allora lo chiamo orizzontale, in realtà vado a tagliare una vista orizzontale, l'interruzione sarà verticale, comunque teniamo questo perché poi è l'unico possibile qua dentro, altrimenti farei cioè è possibile anche l'altra, una spaccatura che ha poco senso, un'interruzione che ha poco senso, quindi teniamo questo orientamento orizzontale e qui c'è la forma della sezione, vedete cosa succede andando verso il gioco, verso i parametri minori piuttosto che per i maggiori, e qui c'è la grandezza. Allora io adesso lascio centrale 5 tutto tratteggiato, quindi messi a posto i parametri, clicco sul primo punto della spaccatura e apro per la spaccatura. Ok, abbiamo fatto. Per curiosità, ovviamente è una vista interrotta, io adesso metto gli assi di questi cerchi, 1, 1, 2, faccio questa quota tra il centro e la quota è 60, cioè la stessa quota che andrei a misurare anche su una vista non interrotta, magari lo possiamo anche fare, e quindi ci siamo già giocati una proiezione, sicuramente ne dovrò fare altre, scusate, asse, 1, 2, quota, quindi quando io interrompo quota 1, 2 e vabbè, gira così, prendiamo l'asse che è meglio,
60, ce l'ho fatta. Quindi anche se interrompo la vista, le dimensioni chiaramente che lui mi tira fuori sono quelle corrette senza interruzione. Andiamo su questa vista per vedere altri parametri. Allora, interrompi questa vista qui e questa volta invece di fare uno zigzag continuo, quindi uno stile rettangolare, facciamo questo qui con con un simbolo. E di simboli vi ricordo può andare massimo 3, minimo 1, mettiamone 2. Questo lo lasciamo 5, questo lo lasciamo in mezzo e chiaramente interrompiamo nello stesso modo. A questo punto andiamo qui, clicchiamo sul primo punto della rottura, allarghiamo la rottura e vedete che rispetto a prima è stato messo questo simbolo con numerosità 2. Poi per il resto è tutto uguale, perché anche qui se vado a fare la misura, metto prima gli assi, e se vado a fare la misura dell'interasse fra i due fori, tra qui e qui, è 60. Bene, adesso vediamo gli altri parametri. Per farlo però prima ho bisogno di qualche altra vista base. Allora, questa e la spostiamo qui e diamo l'ok. Ne facciamo subito un'altra e la mettiamo qui e diamo l'ok. Ne facciamo anche una terza, poi se ci serve la usiamo, no che interrompi base, e la mettiamo qui, ok. Allora, interrompi questa vista, lasciamo questo stile e cambiamo invece la grandezza di visualizzazione. Vabbè, l'effetto si vede anche, farà queste qui molto più grandi. Qui probabilmente lasciarne 2 può essere pericoloso. Quindi questo lo mettiamo al massimo. Già che ci siamo, mettiamo al massimo anche il gioco, 10, e andiamo a vedere, questo lo lasciamo ovviamente così, e andiamo a vedere l'effetto. Allora 1, 2, vedete che il simbolo è molto più grosso e anche la distanza nella scalatura è molto più grossa. Allora interrompi, rifaccio su questa. Questo è il gioco e questa invece è la grandezza dell'interruzione. Quindi questo parametro, questa grandezza qui è questa, mentre questa distanza qui è il gioco. Adesso andiamo a fare annulla, andiamo a fare un ultimo comando di interrompi su questa vista. Questa volta facciamo una visualizzazione molto piccola, però che ci sia, e un gioco molto piccolo, lo lasciamo grande, così è chiaro come giocano questi due parametri. Ancora questo stile, do l'ok, no, non do l'ok, scusate, vado qui, niente, l'area specificata per la rimozione del materiale non è valida, specificare un'area, quindi probabilmente è troppo piccolo, vediamo se così passa, no, niente, annulla, rifacciamo, interrompi questa, 10, molto piccolo, ok, è passato. Allora vi faccio rivedere i parametri. È molto piccolo il simbolo di interruzione, è molto grande la distanza fra i due, questo è il gioco. Adesso facciamo questa con questi due parametri invertiti, quindi annulla, selezioniamo questa, la selezioniamo addirittura prima, interrompi, inverto i due parametri e qui facciamo 1 e andiamo a farla qui. Allora vedete che, e ve lo riapro, è molto grande, in realtà molto grande non è venuto questo simbolo, perché in realtà poi il gioco è molto piccolo, per cui non può farlo tanto grande. Quindi questa combinazione qui è una combinazione che non si riesce a ottenere. Magari questa combinazione qui riuscivamo a ottenerla, adesso però mi serve un'altra vista e me la faccio. Allora la mettiamo qua sotto, ok, quella combinazione qui la riuscivamo a ottenere qui facendo questo qui. Allora questo qui probabilmente mi dà poco gioco,
ma mi dà la possibilità di fare molto grande questa scalettatura. Allora, qui ci siamo, prendo, stacco, esatto, poco gioco ma tante scalettature, vedete? Ok, poi sceglietevi il vostro stile, queste sono tutte le opzioni disponibili con il comando interrompi. Potevo farlo con una vista sola andandola a modificare, ma abbiamo detto che la modifica delle viste la vediamo tutti insieme alla fine. Per cui ho fatto questo strano disegno con 7 viste basi e tranne una, tranne una che non è interrotta, 6 viste con interruzione. Boh, anche questo filmato è finito, gli argomenti da svolgere sono stati svolti tutti. Alle solite, se avete imparato qualcosa, se ritenete che vi è stato utile, mettete un bel like, iscrivetevi al canale per ricevere le notizie sugli aggiornamenti. È un periodo in cui riesco a pubblicare parecchio materiale nuovo e non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.